Prego! Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono Alessandra Spadina e questo è l'ultimo home tour di casa mia, ahimè sì, quindi un sapore un po' dolce amaro, perché tra circa 2 mesi dovremmo trasferirci nella casa nuova. Ho pensato che poteva essere una cosa carina fare l'ultimissimo home tour. L'ultima volta, se non sbaglio, l'ho fatto esattamente un anno fa. Che cosa è cambiato in un anno? Tutto! Come vi avevo detto nell'altro video, dal lavoro a 2 piccole novità, cioè le mie 2 bambine. Non perdiamo tempo, cominciamo subito, ma prima di farlo ti ricordo di iscriverti al canale e di mettere un bel pollicione di apprezzamento al video. Andiamo! Allora, questa casa, come vi avevo già spiegato, è una casa degli anni 50. Pensate che è stata costruita dal nonno di Alessio, di mio marito, quindi proprio con le sue mani, una di quelle persone che si arrangiava a far tutto, quindi super talentuosa. Noi quando siamo arrivati abbiamo ristrutturato gli interni. A livello strutturale le cose che abbiamo fatto qui erano 2 zone separate, quindi abbiamo proprio buttato giù un'intera parete e infatti è rimasto in cucina un pilastro in modo da creare un open space, perché questa è una casa piccolina, diciamo medio piccola, risultava molto buia, molto stretta, invece tirando semplicemente giù una parete gli ha dato molta più aria. Questa è la zona giorno, mi sembra di circa 35 metri quadri. Tutti i mobili di casa mia, o quasi tutti, quindi diciamo il 95% dei mobili di casa mia sono fatti su misura, quindi non hanno una marca, in modo da sfruttare praticamente tutta l'altezza e tutto lo spazio. Tra l'altro, essendo stato fatto dalle mani di una persona con gli strumenti che c'erano una volta, molte pareti sono storte, quindi abbiamo avuto un sacco di problemi durante il montaggio dei mobili. È stato un lavoraccio, ma poi il risultato ci è piaciuto moltissimo. Abbiamo deciso di arredare in stile nordico, prevalenza del bianco con diversi inserti color legno chiaro, più che altro rovere. Un'altra particolarità della ristrutturazione di casa nostra è che queste 2 porte finestre che vedete una volta erano delle semplici finestre. Abbiamo deciso di ingrandirle per far entrare più luce, perché come vi dicevo già erano 2 zone separate, sala cucina e un piccolo corridoio che adesso non esiste più. In più entrava davvero poca luce, questa qua è la zona un pochino più buia. È comunque una casa luminosa, ma vi assicuro che è cambiato tantissimo semplicemente allargando queste 2 finestre. Sono 2 porte finestre che fanno sempre molto scalpore, diciamo, le prime volte che si viene a casa mia, perché se vedete non si va da nessuna parte, cioè non c'è un balcone, non c'è niente, quindi tutti dicono Madonna che paura! In realtà ci sono dei parapetti in vetro per non rischiare la vita. È un fatto di un vetro super trasparente, super resistente, non li si vede subito di primo impatto, ma vi assicuro che è tutto messo in sicurezza. Altra novità rispetto all'ultimo home tour, un po' di cose delle bambine. Non sono neanche stata a spostarvelo per far finta che non ci sia normalmente, perché la realtà dei fatti è che tutti i giorni c'è questo grande tappeto gioco per le bambine. Non avrebbe senso per me farvi vedere una finta perfezione. Tra l'altro a me in realtà piace, anche se ci sono più tappeti uno dietro l'altro, e la verità è che le bambine passano qui molto tempo con me a giocare. Poi c'è una cesta nuova che non avete visto le altre volte, a forma di orsetto, dove ci sono tutti i giochi delle bambine. Sapete quanto io sia innamorata degli organizer, in modo che tutto sia super ordinato e super in ordine. Poi un tavolino con le sedie dove le bambine da poco hanno iniziato a fare la merenda, a giocare, eccetera. Spostiamoci in cucina. Anche in questo caso, come vi dicevo, parliamo di mobili su misura, quindi non ha una marca. A me piace tantissimo, infatti è stata proprio una delle mie prime affermazioni sulla casa nuova. Sicuramente mi porto la cucina. Per fortuna ha praticamente le stesse misure, solo leggermente più grande quella della casa nuova. Come vedete qua c'è proprio predominanza del bianco, uno stile moderno nordico, con tutta la parete in modo simmetrico, colonna dei forni, del microonde, cantinetta dei
vini, da questa parte la colonna del frigo e centrale ho il piano di lavoro con i vari elettrodomestici che sono sempre di più, soprattutto ora che ci sono le bambine, la spillatrice della birra e il lavandino. Anche qui non sono stata a spostarvi per esempio le spugne, perché che senso ha? Io le uso le spugne. E poi invece da questa parte una penisola con sgabelli. Anche questo è sempre stato un mio desiderio, un'idea un po' di convivialità, l'idea che arrivano ospiti, magari la cena non è ancora pronta, ci facciamo un aperitivo al volo, loro seduti da questa parte e io appunto mentre tengo banco come mio solito. Visto lo stile moderno ho scelto per un piano a induzione con una cappa integrata. Una domanda che mi fate spesso è se funziona bene. Vi devo dire che io cucino pochissimo perché non amo particolarmente, per quello che cucino io secondo me è perfetto. Novità rispetto all'anno scorso è che come vedete c'è una zona biberon, potremmo chiamare la biberoneria se fosse un hotel, e la macchinetta per il latte artificiale. Queste sono le novità della cucina, perché anche la cucina va adibita, bisogna creare degli angolini nuovi per i bambini. Altra cosa che non vi ho detto, sopra la mia testa vedete questo lucernario un po' sporco dove praticamente si accede a una zona sottotetto. Facciamo un passo indietro. Vi avevo detto infatti che c'era la possibilità di alzarci di un piano e doveva essere così. La verità, come vi avevo spiegato, è che abbiamo avuto un sacco di problemi con i permessi, con le richieste di mutuo, con questo, quell'altro. Era un lavoro tra l'altro molto oneroso perché è una casa vecchia, quindi andava tutto messo in sicurezza eccetera, ma comunque in questo momento è difficile accedere, nel senso che solo alcune parti sono calpestabili, non c'è una scala, ma appunto la cosa particolare è che nelle giornate di grande sole da qui arriva tanta luce perché c'è l'accesso al sottotetto e poi al tetto, che poteva essere un nuovo piccolo piano. Non è andata così, fa niente. Andiamo adesso in antibagno e bagno. Non c'è molto da andare in antibagno, nel senso che è proprio una zona di passaggio, ma anche questo fa parte della ristrutturazione, nel senso che l'antibagno non esisteva. Questa era tutta una zona unica. Non ci sembrava bellissimo il fatto di avere una cucina veramente immensa, perché già così è piuttosto grande, e poi passare direttamente subito in un bagnetto. Quindi abbiamo sacrificato una piccola zona della cucina, abbiamo costruito appunto questa piccola anticamera in modo da creare una zona filtro fra cucina e bagno, ma soprattutto per metterci tutte le brutture che non si vogliono a vista: l'aspirapolvere, la lavapavimenti, le ciotole di King e di Maki, la lettiera e un mobile pieno di robe mie del make-up che non aprirò mai. È veramente un macello, sta esplodendo. Faremo del decluttering prima di andare alla casa nuova. Ah, e c'è la lavatrice importantissima, santa lavatrice ovviamente, e sopra la lavatrice ci sono le ciotole del micio, perché così non si rubano il cibo lui e il cane, vabbè, soliti macelli da case affollate. Poi andiamo in bagno, è l'unico bagno di casa, è un bagno di circa 5 metri quadri, abbiamo una doccia walk-in, i sanitari sospesi, moderni, un lavandino a ciotola ad appoggio, e all'interno della doccia vedrete un'altra piccola novità che non è super estetica, ma anche qui le bambine hanno bisogno dei loro spazi. C'è appunto la loro vaschetta, e anche qui non sono stata a spostarvela perché è inutile darvi un'immagine di perfezione tra virgolette. La vaschetta c'è, lì fanno il bagno le bambine. Un'altra cosa che vi piace sempre tantissimo della mia casa, quindi gli diamo una nota di merito, è questa porta tipo vecchio fienile. È una porta vera, perché tanti mi dicono ma scorre o è fissa così? No, è una porta vera, scorre, è a scorrimento esterno. Non lo so ancora se la porteremo alla casa nuova, so che vi piace tantissimo, ma avrà uno stile leggermente diverso e quindi questa forse è un pochino fuori contesto, adesso vediamo. Lei sta sempre aperta in realtà, però ci sembrava una cosa un po' carina per quella volta all'anno in cui vogliamo dividere zona giorno da zona notte, ci fosse questa possibilità, e quindi ecco abbiamo messo questa soluzione che non rompesse troppo le scatole. Si vede che non la uso mai, che non rompesse troppo le scatole alla zona snack della penisola della cucina. Comunque, altra cosa che non esisteva prima della ristrutturazione è questa micro anticamera, che voi direte ma cosa serve? È piccolissima. È più una cosa a livello concettuale, nel senso che prima c'erano due porte, una immaginatevela lì in zona cucina e una qui immaginatevela in questa zona ingresso, due porte in cui praticamente le camere accedevano entrambe alla zona giorno. Era un pochino
pochino strana. In questo modo, pur mantenendo le stesse metrature, sembra come di dare un senso più di ordine mentale alle cose, ma anche fisico. Quindi abbiamo creato questa micro anticamera che tra l'altro abbiamo sfruttato sia per il condizionatore che per un piccolo appendiabiti, che sapete che lo spazio non guasta mai. Eccoci nella nostra camera matrimoniale. Piccolissima novità, i 2 letti delle bambine, ovviamente. In questo momento dormono ancora con noi, ci risulta più comodo gestirle, controllarle quando non stanno bene. Per fortuna è una camera di dimensioni generose, perché le case di una volta avevano camere piuttosto grandi. Abbiamo potuto tenere ben 2 lettini, perché vai te a immaginare 3 anni fa, quando abbiamo ristrutturato e non ero neanche sposata, che avremmo avuto 2 gemelle. Assolutamente non era nei piani, ma ci sono state entrambe. Qui una volta vi ricordate c'era un'altalena molto bella che sicuramente vorrò portarmi alla casa nuova. Poi abbiamo il nostro letto, anche questo fatto su misura, su base a scomparsa, quindi sembra un po' un letto sospeso. Adesso non si vede perché c'è ancora il piumone, perché fa super freddo. E poi abbiamo un armadio a ponte, anche questo fatto su misura. Per sfruttare lo spazio a 360 gradi abbiamo la doppia armadiatura, sempre su misura. Questo un po' particolare, con 2 moduli classici chiusi e un modulo aperto tipo cabina armadio, però solo un modulo, dove lo spazio di sopra è dedicato ad ale, pantaloni, camicie, e lo spazio sotto alle mie gonne. I colori, come vedete, sono gli stessi della casa. Qui abbiamo scelto una tonalità di legno un pochettino più scuro. Il modulo a giorno dell'armadio è lo stesso colore del legno del letto e del legno dell'inserto dei moduli a giorno dell'armadio a ponte. Sapete che io sono un po' psycho. Ultima cosa, qui c'è l'accesso al balcone. Anche qui c'era solo una finestra che è diventata una porta finestra. Il balcone non esisteva, l'abbiamo creato ex novo appunto per avere un piccolo spazio privato all'aria aperta. In realtà noi al piano di sotto abbiamo un giardino, uno spazio esterno comune con i miei suoceri, ma che sfruttiamo poco perché in questo momento è tutto cimentato, quindi loro lo utilizzano per lo più per far entrare le macchine. Sarebbe stato nei nostri progetti ristrutturare anche fuori e renderlo più vivibile, più giardino, ma le cose sono andate diversamente. Andiamo nella seconda camera da letto. Quando siamo venuti qui a vivere abbiamo detto: intanto ci mettiamo un armadio, cominciamo a mettere una zona computer dove lavorare. Poi abbiamo detto no, basta, non riempiamo più niente, perché se arriverà un bambino vorrà il suo spazio. Spoiler, ne sono arrivate 2. Alla fine questa non è mai stata occupata dalle bambine, perché loro sono nate a luglio. A dicembre abbiamo trovato la casa nuova, quindi alla fine questa non è mai stata la camera di nessun bambino. Tanto valeva che la riempivo da armadi, ma va bene così. Qui troviamo di tutto e di più, è la stanza della creatività, diciamo così. Quindi qua abbiamo una zona di doppia scarpiera, un armadio aperto solo mio praticamente. Non è super ordinato perché è sempre stata una stanza in divenire, però vabbè dai, tutto sommato si salva. E l'unica cosa che è stata adibita alle bambine è questa cassettiera che era mia, e abbiamo messo un riduttore per renderla zona fasciatoio in alto. Qui c'è la cesta della loro biancheria, c'è il mangiapannolini, guai a vivere senza. Qui, come vi dicevo, la seconda porta finestra che fa accedere al balcone, che collega appunto le 2 camere da letto. E infine questa è la zona del mio ufficio, c'è la mia scrivania, il mio computer, le mie agende, i miei 1000 quaderni per gli appunti e le mie idee creative. Poi c'è una madia dove c'è dentro di tutto e di più, e sopra, come vedete, ci sono comunque tutti i pacchetti che arrivano per il lavoro. Rispetto all'ultimo home tour, una piccola novità di questa camera: c'è questa carta da parati. Abbiamo scelto questo tema jungle che mi piace tantissimo, infatti mi dispiace, magari pensiamo a rimetterla nella nuova casa. Ed ecco, l'ultimo home tour di casa mia è finito, lo dico veramente con un po' di dolce amaro. Mi mancherà questa casa e ci sono passati dei momenti veramente indimenticabili, tra cui la nascita delle mie bimbe, ma anche la nascita di questi profili social, insomma, del mio nuovo lavoro che amo moltissimo, mi ha dato e mi sta dando moltissimo. Ovviamente una punta di nostalgia c'è e ci sarà sempre, ma sono carica per il nuovo capitolo. Cambiamo ovviamente per le metrature un po' ridotte, perché siamo veramente un po' strettini, anche per il discorso di un bagno solo piccoletto con 3 ragazze diventa un po' risicato, e quindi abbiamo fatto questa scelta. Ma
ho amato e amerò sempre questa casa. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel pollicione, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa vorreste vedere nei prossimi video. Se ancora non siete iscritti, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!